Intervallo di Monza Inter. Mi affaccio un po' ai social e leggo questo commento che vi riporto testualmente. Siamo senza curva, siamo senza allenatore, siamo senza titolari nuovi, siamo con 75 milioni spesi per delle riserve che hanno lo stesso rendimento dei fantasmi dello scorso anno. Siamo immobili, siamo depressi. Ci vuole una contestazione feroce. Hashtag Octree vattene. Ma come si fa a scrivere una roba del genere all'intervallo di Monza Inter il 12 d'agosto con questo caldo boia? Ha voglia che siamo depressi dopo. Dopo una roba del genere, ha voglia che lo siamo. E attenzione, qua non ci sta di certo un santo. E io sono il primo tra i pessimisti a essere il più pessimista. Sono sempre stato quello che con la mia squadra del cuore ha usato il pugno duro. Forse proprio per una questione, per come lo vivo in maniera viscerale, il tifo. Non lo so. Ma dire una roba del genere, ragazzi, io non lo so. Non lo so, francamente. In un amichevole d'agosto, davvero. ehm, Innanzitutto, qua leggo anche, cioè, praticamente l'allenatore con 4 partite ufficiali già bocciato, già ritenuto non capace di intendere e di volere. 75 milioni spesi per delle riserve. Ecco, già che sono stati spesi, in realtà è un netto passo avanti con le precedenti edizioni di calciomercato. Siamo immobili. Il problema secondo me più che immobili è se fossimo a puntino al 12 d'agosto. Se fossimo brillanti il 12 d'agosto, io avrei il doppio della paura che ho oggi, onestamente. Quindi, no, 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 siamo depressi. In realtà neanche questo, neanche per idea. Ecco, e forse alcuni giocatori ne avrebbero anche, non dico assolutamente il diritto, ma un po' no, la possibilità. Ma io non la vedo depressa l'Inter. L'ho vista depressa l'Inter di oggi, l'ho vista poco brillante, l'ho vista con delle anche lacune difensive di cui continuo a discutere, a parlare. Però, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, Monza Inter, signori miei. Adesso ne parliamo interamente. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per l'amico algoritmo che, come al solito, ci rompe le scatole. Quindi, pollice in su, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. E vi ringrazio perché lo state facendo in massa, sia appunto su YouTube, attivando magari anche la campanella. Ma siete in tanti anche su Facebook, su TikTok, su Instagram. Siete favolosi, siete stoici sotto questo aspetto e vi ringrazio. Siamo ritornati operativi, no? Dopo un paio di giorni dove ho cercato in qualche modo di tenermi al passo, non con le amichevole, ma seguendo un po' magari anche il mercato, le ultime discussioni, anche perché seguire il mercato è più semplice, il mercato italiano, onestamente, non è che ci siano chissà quali affanni, ma sostanzialmente adesso torniamo a guardare amichevoli e parliamo appunto di amichevoli, signori miei. Monza Inter, in tal senso, in tal senso a me dà anche entusiasmo vedere Monza Inter perché vedo alcuni nuovi giocatori che dell'entusiasmo lo generano. Ragazzi, come fai a non essere felice per aver visto l'ennesima giocata interessante? Quella di oggi addirittura veramente grandissimo colpo da centravanti vero, sto parlando del gol di Pio Esposito, che essendo il 12 agosto, come ho detto per tutti, anche lui non è brillante, soprattutto un giocatore con quella stazza, ma vediamo, io sto vedendo tra mondiale per club, tra questi amichevoli, che veramente qua c'è materiale, veramente c'è materiale. Poi calma, non passiamo da un eccesso all'altro, cioè io non voglio essere depresso come l'amico di cui ho letto il messaggio, ma nemmeno dobbiamo poi
buttare subito tutte alle stelle perché poi il rischio lo sappiamo, no? Sappiamo come funziona, quindi stiamo calmi, però di certo io vedo un giocatore che può fare cose, mm, ecco, può, stop, la smetto. E forse le due note interessanti, soprattutto dopo la penuria dello scorso anno in attacco, parlando delle riserve dell'attacco dello scorso anno, quest'anno invece vedo soluzioni. Lo stesso Bonni, anche lui, poco brillante, sempre la stessa roba, però giocatore che prova, che ha anche quella gambina, no? Che va, che sembra alcune volte cadere, ma non cade, si muove, prova la giocata. Io forse le cose migliori davvero le ho viste da questi due centravanti. Ehm, Susic, di cui stiamo sempre parlando un gran bene, soprattutto per quello che potrà dimostrare. Io mi aspetto che faccia vedere tanto, assolutamente. Sempre lui lì che io ancora è l'unico dei nuovi, no? Di cui ancora dico, boh, vediamo. È l'unico per cui mi sento un po' più freddo. Non capisco perché, non sto gettando già la croce sul giocatore, intendiamoci, calma. Però oggi sì, mi sento freddo nel vedere anche alcune giocate che funzionano, per carità. Però sembra un po' estraneo al momento. Vediamo. Ancora una volta, vediamo. Poi per il resto, almeno anche oggi, è stata un po' la solita Inter per sistema tattico, per gioco e anche un po', se vogliamo, per espressione. Primo tempo non molto bene. Ancora una volta in difficoltà. Il gol che abbiamo preso, secondo me, è abbastanza brutto, abbastanza bruttino. Perché sì, è vero, c'è la giocata che è Caprari, che salta l'uomo la mette in mezzo, è lui, o non mi ricordo chi. E, però una palla buttata in mezzo è praticamente solissimo il giocatore che poi ci punisce. È troppo facile, troppo facile. Qualcuno dirà, Di Marco. Sicuramente anche Di Marco poteva fare bene più che lì in altre circostanze, ma De Marco è a dare copertura un giocatore dentro l'area perché evidentemente non tutti, perché c'erano più di un giocatore libero, quindi fatica lì dietro secondo me si può fare meglio nella fase difensiva, anche l'ultimo gol preso, anche se poi l'ultimo gol erano entrati anche i ragazzini, chiamiamoli così, scusate, in maniera proprio errata, e quindi magari non ho seguito bene la giocata, tutto quello che vuoi, però dietro si può e si deve lavorare più. E poi per il resto non lo so, ragazzi, che dire, minutaggio anche ai titolari nell'ultimo tre quarti di gara con l'ingresso di Bastone, di Lautaro, di Thuram, di Acerbi, Pavard, se non sbaglio, Barella. E quindi prova a dare un po' di minutaggio, sta provando, no, a dare tanto spazio, ribadisco, ai nuovi arrivati, che io sto facendo quello che può al momento e sarebbe veramente ingeneroso parlare di una squadra che in questo momento, cioè, in questo momento non puoi dire nulla, cioè in questo momento il 12 agosto non puoi dire nulla, non puoi dire nulla sia in senso positivo ma altrettanto in negativo, cioè queste, queste sfide possono essere un test più che altro per vedere come stiamo messi per quanto riguarda la condizione atletica, e ho visto una squadra nella seconda parte di gara anche in crescita sotto questo aspetto, e quindi sono contento anche perché adesso, no, sì, fra un po' si inizierà a rigiocare 10 giorni praticamente, quindi si avvicina il calcio d'inizio al campionato di Serie A. Va bene, signori miei, questo è, penso di aver detto quello che mi premeva dire. Per il resto, ragazzi, un grande abbraccio da Neschio, un bel gol, quello di Piuzzo, veramente bel gol. Che gol. Ma che depressione che c'è però. Che depressione, calma ragazzi, calma.